Oggi giornata conclusiva del corso Sono dunque posso, andiamo a comprendere come si va a creare il nostro centro, cioè quella che noi spesso chiamiamo appunto centratura, centratura di noi, centratura della macchina biologica, oppure il famoso centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea, esatto, sulle persone, sulle cose e sulla gente, ovviamente, che noi abbiamo conosciuto grazie al grande maestro Franco Battiato, passato all'Oriente Eterno qualche settimana fa, quindi non tantissimo, ma che ci ha dato ovviamente dei grandissimi insegnamenti derivanti da una scuola sapienziale iniziatica che era appunto la quarta via di Gurdjieff. E è un aspetto molto interessante, nel senso che Battiato stesso ovviamente non l'ha riportato così a caso, ma perché il centro di gravità permanente è la creazione di questo centro è l'azione fondamentale per poter diventare la vibrazione di attrazione o di creazione delle nostre volontà. E crearlo significa proprio diventare il proprio punto fermo. Quindi non dobbiamo più dipendere da altri o da altre cose o situazioni, perché siamo già noi quello che vogliamo essere. Lo siamo già, lo capiamo e da lì poi andiamo a sviluppare tutto ciò che siamo o che vogliamo essere. Quindi essere il proprio punto fermo significa aver portato in noi tutte quelle caratteristiche che ci permettono di realizzarci. E significa essere esattamente l'inizio di un'elevazione delle energie per portarle appunto a quello che dicevamo poco fa, alla vibrazione dello scopo o dell'obiettivo che ci siamo prefissati. Per fare tutto questo io definisco il nostro centro di gravità permanente come la costruzione del nostro palazzo. Il centro di gravità permanente ci ancora saldamente ai nostri principi, ai nostri valori, alle nostre basi e quindi anche alle fondamenta costruite per il nostro intento. E questo ci indica quello che abbiamo detto poi anche nelle lezioni precedenti, insomma, per chi c'era o per chi ha avuto modo di andarle a rivedere. Questo nostro centro può essere scalfito, ma non può essere abbattuto. Cioè, nel momento in cui noi ci siamo ancorati, significa che ci saranno anche dei tentativi di abbatterci, ma non ci riusciranno mai. Vi faccio un esempio su tutti: il Mandela, che rimane 27 anni in carcere, ma cosa dice? Non sono mai stato libero come quando ero in carcere, nel senso che è vero che mi hanno chiuso fisicamente, ma nessuno ha chiuso il mio spirito, perché io comunque sono andata avanti con tutta la serie di aspetti di elevazione mia personale. Quindi non hanno chiuso il mio spirito, non possono rinchiudere le idee, non possono rinchiudere gli ideali, possono rinchiudere le persone, ma non l'ideale che incarnano. Quindi può essere scalfito, ma non abbattuto. Perché questo? Perché si formano sempre delle protezioni sia interne che esterne adatte allo scopo. E questo solamente grazie a quella che noi definiamo la ferma volontà di procedere nella costruzione e mai nella distruzione.
Cioè la distruzione ha un aspetto molto particolare. Noi possiamo costruire il nostro palazzo su due spazi, cioè su un terreno libero oppure su un luogo in cui esiste una costruzione già esistente, ma che deve essere sostituita o modificata, o insomma poi il famoso 110 di questo periodo. Allora, nel momento in cui noi andiamo a costruire qualcosa su un terreno libero, e poi cos'è il terreno libero? Siamo noi puri, noi senza condizionamenti. Questo è il terreno libero. E quindi quando andiamo a costruire su un terreno libero, apparentemente è più semplice. Perché? Perché non ci sono condizionamenti, non ci sono vincoli e quindi praticamente è il famoso foglio bianco sul quale posso fare poi tutto il mio ragionamento, e dove posso scrivere a parole o tradurre tramite immagini il mio sogno, il mio obiettivo, la mia missione. Nel secondo caso, cioè dove c'è già una costruzione esistente, invece è necessario prima demolire il vecchio palazzo o comunque demolirne una parte magari, togliere le macerie, rimanere all'interno di limiti ben precisi. E questo può dare sia dei punti a favore sia dei punti a sfavore, perché le fondamenta per esempio potrebbero essere sane e si può partire da lì per creare la base del palazzo. Abbiamo già dei permessi di costruzione magari in mano, abbiamo il terreno già edificabile e quindi ovviamente non c'è necessità di conversione, eccetera, eccetera. Di contro, però, come dicevo, abbiamo delle limitazioni, che è noi, quando già siamo formati, ok, perché siamo cresciuti in un determinato ambiente, e quindi abbiamo anche dei condizionamenti. Quindi da un lato completamente puri, però anche senza punti di riferimento, e dall'altro già condizionati, però ci sono anche delle cose che sono già state strutturate. Quindi qual è meglio o peggio? Dipende ovviamente da dove voglio arrivare io e qual è il mio obiettivo e il mio percorso. Anche. Esatto. Da dove arrivo, dove vado e quindi chi sono. Questo ci insegna che per ottenere un obiettivo dobbiamo prima eliminare però la spazzatura, l'inutile, dobbiamo pulire, dobbiamo evitare poi di inserire di nuovo la spazzatura, oppure quando arriva la dobbiamo sempre eliminare. E infatti voglio riportare una frase particolarmente famosa, che è una citazione, allora non vorrei sbagliarmi, però dovrebbe essere di Michelangelo, però potrei sbagliarmi, ripeto, cioè che la statua è già dentro il blocco di marmo. Quindi cosa bisogna fare? Dobbiamo solamente togliere il marmo superfluo che la nasconde. Piano piano poi con i dovuti accorgimenti andiamo a modellarla sempre più perfettamente. E quindi prima va tolto il grossolano e poi facciamo le rifiniture. Infine andiamo a migliorarlo e a perfezionare il tutto. Cosa significa questo? La statua è il nostro obiettivo. Quindi prima cosa da fare è togliere tutte quelle cose che tutti quegli aspetti non solo fisici ma anche psicoemotivi che ci appartengono e che vanno a bloccare il processo, il procedimento, l'avanzamento del nostro progetto. Per quanto riguarda l'esempio del palazzo, quindi cosa è necessario? È necessario avere un terreno oppure liberarlo,
avere un progetto definito, avere un'impresa edile, fare le fondamenta, salire livello per livello e quindi poi andiamo ad inserire l'arredamento, la pittura, gli infissi. Tutti questi sono però gli aspetti finali. La cucina, per esempio, va messa dopo aver costruito i muri, dopo aver fatto i pavimenti, dopo aver fatto gli attacchi delle utenze, dopo averla dipinta, e quindi poi i mobili, vengono messi i mobili e la si correda. Se confondiamo tutte le fasi, che avviene spesso e volentieri, noi andiamo a generare dei blocchi nel fluire del processo di creazione del nostro obiettivo, oppure vengono a crearsi delle deviazioni dell'obiettivo e quindi perdiamo l'equilibrio. Quindi le fasi è fondamentale farle nella successione corretta. Sembra un aspetto molto scontato. Quando noi abbiamo un obiettivo non chiaro, non è così. Perché spesso e volentieri andiamo a pensare magari ai minimi particolari, che ne so, i soprammobili, prima ancora di avere la casa. E invece no, dobbiamo prima avere la casa, poi il soprammobile viene dopo. Perché allora voglio già inserire il soprammobile quando non ho ancora i mobili, quando non ho ancora la casa dipinta, quando non ho ancora gli infissi su. Non ha senso. Noi spesso e volentieri agiamo esattamente in questa maniera e confondiamo le fasi ed è qua che si creano proprio i blocchi e le deviazioni dal nostro obiettivo.